Ok, autorizzazioni, montaggio, pratiche di connessione, scambio sul posto, comunità energetiche, eccetera. Ma se volessi risparmiare in modo sostenibile, senza troppe menate e dovunque, si può. Ve lo spiego in questo video. Ciao a tutti e bentornati su andreapiccinelli.net. Oggi torniamo a parlare di sistemi off-grid portatili in compagnia di EcoFlow Delta 2. Adesso ve lo porto lì davanti, ve lo faccio conoscere. Dovrei avere qualcosa su cui appoggiarlo. Vi avevo già parlato di questo tipo di sistemi in un altro video, ma oggi volevo sfruttare l'occasione della collaborazione con EcoFlow, che tra l'altro ringrazio perché mi ha messo a disposizione questo Delta 2, per valutare questa soluzione sia dal punto di vista degli spostamenti ma anche da un punto di vista più stanziale. Sì, perché EcoFlow nasce come produttore di batterie portatili, però come vi ho sempre detto le batterie sono una naturale integrazione dell'impianto fotovoltaico e quindi negli ultimi anni questo tipo di prodotti da semplici batterie portatili stanno diventando sempre più green, sempre più smart e anche una valida alternativa a un sistema fotovoltaico fisso con sistema di accumulo. Delta 2 è la sintesi di quello che vi ho appena detto in una power station da ben 1024 Wh, quindi 1 kWh immagazzinato in 400 x 211 x 281 per un peso di 12 kg. Cosa può alimentare EcoFlow Delta 2? Praticamente qualsiasi cosa. Allora abbiamo, vi faccio vedere, 4 uscite in corrente alternata Schuko, non Unel, quindi per la presa italiana vi servirà un adattatore come questo, anche se sarebbe meglio di no. 4 prese in alternata da totali 1800 watt, quindi potete alimentare fino a 1800 watt in alternata con questa power station. Poi sempre su questo lato abbiamo due porte 5521 e una presa accendisigari separabili a zone. Questa è per questa zona qua, questo pulsante è per attivare le uscite in alternata. Ecco, poi pannello principale con il display, non touch, però vi fa vedere tutto, fa vedere ingresso, uscita, la carica della batteria e la durata e anche cosa è attivo, quindi sono attive le prese ed è attivo il wifi e le uscite 55, 21, insomma quelle lì. Poi simbolino del Bluetooth, perché ve lo dico dopo, ma questa power station si può connettere sia via Bluetooth che via wifi. Altre uscite, questa volta lato corrente continua, abbiamo due USB A, due USB A fast charge da 18 watt, due USB-C da 100 watt l'una e poi anche qua il pulsante per attivare questa zona di uscite e il pulsante per accendere e spegnere il tutto. Batteria a litio, quindi da 1024 Wh, che come ha tanti modi di erogare energia ha tanti modi anche di essere ricaricata. Ve lo faccio vedere aprendo la scatola dei connettori. Allora, può essere caricata con la presa accendisigari in corrente continua fino a 1100 watt e poi con la presa classica, il caricatore AC con spina Schuko, che ha una caratteristica particolare perché ha una velocità di carica mai vista su questo tipo di prodotti, perché può essere caricata a 1200 watt, il che vuol dire che in 50 minuti si può caricare da 0 all'80% e secondo i dati della casa in 80 minuti da 0 a 100%. Ce lo dimostra anche il pannellino con gli ingressi. Qua c'è la protezione dal sovraccarico, l'ingresso AC, l'ultimo ingresso oltre che essere quello della macchina è anche quello solar, quindi solar car input, il che vuol dire che naturalmente questo prodotto, il Delta 2, può essere caricato anche da un pannello solare. Dov'è il pannello solare? Adesso lo vado a recuperare, il mio pannellone. Allora, visto che qui non c'è molto spazio per aprire un pannello, sono andato in questi giorni a fare un giro e vi faccio vedere come si può ricaricare Delta 2 con un pannello fotovoltaico, ovviamente anche questo fornito gentilmente da EcoFlow. Anche il pannellone, per quanto la bretella è già apprezzabile, sicuramente è difficilmente da viaggio.
direi che non lo faccio neanche il test baule, finisce direttamente davanti. Prova baule del pannellone EcoFlow. No, è finito direttamente tipo roll bar di dietro, e tra l'altro sta esattamente nella larghezza di una 500. Allora, la mia solita fortuna, non è una grandissima giornata per fare questa prova, però lo faremo lo stesso. Andiamo. Rischio. Madonna, quanto è zozza la macchina. Allora, test del baule a 500. Trasporto in Eurospin, direi che ci siamo, si dovrebbe chiudersi. Allora. No, Romino che passa, che palle. Ma e invece contro ogni pronostico sta su. Sole naturalmente non c'è. Allora, eccoci, non è proprio il clima ideale per montare un pannello fotovoltaico, però vediamo appunto, andando verso l'inverno, quale può essere il rendimento di un pannello col cielo velato. Prendo il Delta 2, ci attacco l'adattatore che viene dato in dotazione staccato dal pannello, perché così si possono collegare anche pannelli diversi, non deve essere necessariamente quello di EcoFlow, ma può essere un altro pannello di potenza fino a 500 watt. Proviamo ad attaccarlo e vediamo cosa succede. Allora, andiamo a prendere l'adattatore, colleghiamo positivo, mi raccomando finché non fa click, e negativo. Ok, collegati, e andiamo a collegare l'adattatore nell'ingresso. Lo sportellino d'ingresso che si apre così, inseriamo e vedete che si è acceso il display. In questo momento il pannello sta fornendo ben 91 watt, 92 watt. Adesso, se siamo fortunati, il sole sta un po' uscendo, no, proprio per niente. Comunque siamo a 95 watt, 100, 101. Beh, devo dire che pensavo peggio, sinceramente. Ecco, come vedete, anche con poca luce il pannello comunque qualcosa produce. Diciamo che produce un quarto della sua potenza nominale, però è già comunque indice di una buona conversione della luce solare. L'avete visto durante la fase di montaggio, il supporto del pannello è la custodia stessa, che si aggancia con questi ganci e ha questa parte rigida, la parte sotto rimane morbida perché comunque è quella in tensione, e così riesce a rimanere inclinato per poter captare i raggi del sole con l'inclinazione migliore. Ve lo dicevo già all'inizio del video, questo sistema è un sistema tra virgolette da viaggio, nel senso che può essere portato fuori casa, non è un sistema fisso, però ecco, il peso e le dimensioni non sono proprio il massimo da gita al mare o scampagnata in montagna, insomma è un sistema mobile ma non troppo. Con questa filosofia come lo potete usare, come lo uso io per esempio, portandolo nella casa in vacanze e collegandolo al computer, a tutta quella componentistica elettronica che vi portate dietro ma che non sapete mai dove collegare, oppure per esempio in macchina collegato anche solo al frigobar. Insomma, a meno che non vogliate metterlo nello zaino, che allora il punto non ci sta, ve lo potete portare un po' dappertutto, sia per lavoro sia negli spostamenti con la famiglia. Mi sposto davanti al pannello, vi faccio vedere cosa sta vedendo in questo momento l'app del monitoraggio Delta 2. Vedete che sta registrando un ingresso solare da 87 watt, uscita 0 naturalmente, e ci dà anche il tempo di ricarica stimato, che adesso dall'84% al 100% ci dà
circa 2 ore e 40. Ovviamente connessione tramite Bluetooth, non Wi-Fi. Bene, a questo punto, visto che è l'1:30 e le nuvole non collaborano, direi che richiudo tutto e torniamo in studio per le ultime considerazioni. Eccoci tornati. Mi sono dimenticato di dirvi che stavo sbirciando l'altro giorno sul sito di EcoFlow e ho letto che stanno anche lavorando a un mini generatore eolico da associare al Delta 2 e a quel punto sarebbe bellissimo perché davvero avremo la possibilità di avere continuativamente energia green per poter caricare la batteria sia quando c'è sole ma anche in assenza di sole con il vento. Vi dicevo prima che la gestione non si limita solamente ai tasti che ci sono sul corpo macchina e al display, ma EcoFlow Delta 2 è sempre più smart, per fortuna, e adesso vi faccio vedere l'applicazione. Ecco, associata tramite Bluetooth oppure tramite Wi-Fi, quindi può connettersi anche a internet, la potete gestire da remoto. Diciamo un'applicazione carina, completa e non estremamente complessa, per fortuna. Abbiamo molto intuitivo la barra con la carica, con la percentuale di carica, la parte degli ingressi che ci dice quanto stiamo prelevando in corrente alternata, quanto stiamo prelevando in corrente continua dal pannello solare o dall'altra carica in corrente continua. Se clicchiamo su uscita abbiamo le varie uscite disponibili. È carino che si veda anche lo stato dell'uscita anche qua, perché dal remoto noi possiamo attivare o disattivare l'uscita. Sentito? Io adesso spengo tutte le uscite. Molto ricco anche il menu delle impostazioni, rinomino, bla bla bla, velocità di ricarica, adesso di questo ve ne parlo tra un attimo, ingresso auto, accensione e spegnimento, X-Boost, che è un particolare meccanismo di EcoFlow che vi permette di sostenere anche i carichi più impegnativi, livello di scarica e di carica, questo lo potete impostare per prolungare la vita della vostra batteria, che non dovrebbe mai scaricarsi fino allo 0%, ma non dovrebbe neanche mai caricarsi fino al 100%. Io questa cosa sulle batterie al litio ancora non l'ho capita bene, lo ammetto, perché c'è chi dice una cosa, chi dice un'altra. Va bene, andiamo avanti. Timeout unità, quindi ogni quanto si spegne, timeout schermo, timeout CA, vabbè, insomma sono tutti i timeout. C'è la possibilità di aggiornare il firmware tramite Wi-Fi, il centro assistenza, le specifiche, l'unità di temperatura e il peso. Ok, vi dicevo della carica. Mi piace molto che si possa regolare la velocità di carica, però c'è un piccolissimo problema, vi faccio vedere. Allora, adesso la rimetto dove ce l'ho di solito, quindi attaccata alla ciabatta che alimenta tutte le luci del mio sfondo. Nel mio setup ho previsto di collegarci questa, che è una presa smart, in modo da poterla accendere quando decido di caricare il Delta 2 e spegnere quando decido di usare l'energia immagazzinata nella batteria. Allora, cosa succede? Succedono due cose un po' particolari. Partiamo dalla ricarica. È bellissimo che la ricarica sia regolabile, quindi io posso decidere quanto voglio ricaricare velocemente il mio EcoFlow. Ma c'è un piccolo problema, che è sonoro. Non so se lo sentite, con la ricarica al minimo il rumore è questo. Niente di trascendentale, un qualsiasi caricatore un po' potente fa così, perché anche la ventola del Bluetti EB70, quella dell'alimentatore, è abbastanza pesante e fastidiosa. Ma adesso, per esempio, io metto la velocità di ricarica a 1200 watt e sta decollando praticamente. Insomma, non so se sia un problema di questo modello, ma non credo, o di una ventola da un po' danneggiata, non so cosa sia, però fa un casino, fa veramente molto rumore, quindi per quello io l'ho lasciato, insomma l'ho impostato a 500 watt di velocità di ricarica, che è comunque un rumore che si sente, ma non è così fastidioso e inaffrontabile come questo. Altro piccolo problemino che ho riscontrato nella ricarica è questo, ve lo faccio vedere andando un attimo a usare Google Home. Il discorso che vi dicevo prima, io fermo la carica della batteria spegnendo la presa smart, non mi aveva mai dato problemi questo con EB70. Il circuito di ricarica di Delta 2 è un po' più sensibile, si vede, e quindi quando vado a togliere tensione alla ricarica succede questo.
avete visto è andata via una frazione di secondo corrente all'uscita. Non so se sia proprio un'interruzione nell'uscita o un grosso calo di tensione all'uscita CA, però quando c'è la commutazione, cioè quando tolgo alimentazione alla batteria e quindi passa alla sola alimentazione sfruttando l'energia immagazzinata, l'uscita CA ha uno svarione. Stessa cosa succede se sta andando a batteria, quindi sta andando disalimentata, e accendo la ricarica. Questo che sentite è il mio tagliacarte, che è ormai il segnale del fatto che si è accesa o si è spenta la mia presa smart. Niente di drammatico, si vede più sui componenti elettrici che sugli elettronici, perché non me ne ero accorto finché non ho sentito il rumore del tagliacarte. I monitor che sono alimentati dalla stessa presa non subiscono nessuna variazione quando succede questo, però insomma sicuramente è un punto su cui EcoFlow dovrebbe lavorare. Andiamo avanti, facciamo qualche altra considerazione. Non è piccolissima, perché non è una power station pensata veramente per il viaggio, per prenderla su e portarsela in giro nella scampagnata in montagna. Direi che non è il suo obiettivo principale, però potete portarvela in macchina, in camper, in casetta mobile eccetera, e avrete sicuramente dei grossi vantaggi. Io per esempio la uso quando lavoro da remoto, che sono magari in una casetta che non ha la presa dove mi serve allora io con la power station risolvo questo problema, oppure anche qua a casa in ufficio la collego al pannello e vado avanti a oltranza praticamente, perché il mio computer assorbe quello che il pannello riesce a produrre, insomma. Ma perché vi ho detto che possiamo ragionare con questa power station su un'ottica più stanziale? Perché Delta 2 si pone come un nuovo elettrodomestico per il risparmio energetico ed economico. Con il pannello fotovoltaico ovviamente sfruttate l'energia che produce il pannello, ma anche senza un modulo fotovoltaico collegato c'è la possibilità di risparmiare. In che modo? Se avete un contratto con la bioraria, con una power station, con un accumulo così grande, quindi dal kilowattora in su, potete ridurre il consumo in fascia F1, che è quello più costoso, semplicemente caricando la batteria in fascia F3, cioè di notte quando l'energia costa meno, ed usarla di giorno per alimentare uno dei vostri elettrodomestici, risparmiando quel kilowattora, non prelevandolo dalle rete nel momento in cui costa di più. Questo è un ragionamento che stavo già sfruttando con la Bluetti EB70, però è chiaro che guardando gli altri prodotti che completano l'ecosistema EcoFlow, la Delta 2 in questo momento è una spanna più avanti, perché nasce già con questo target, nasce già con l'idea di essere una batteria di casa, ha una batteria maggiore, quindi è un kilowattora, ma oltretutto può essere collegata ad altre batterie, fino ad altre 2 batterie, in modo da arrivare a 3 kWh di capacità. Poi aggiungiamo il pannello fotovoltaico, magari lo colleghiamo a tutte e 3, quindi abbiamo 3 pannelli fotovoltaici, avreste a disposizione fino a 9 kWh al giorno. Insomma, con una batteria e un pannello potete arrivare almeno a 2 kWh al giorno risparmiati dalla rete, che vuol dire ad oggi, con i prezzi alle stelle, quasi €1 al giorno. Certo, 400 watt di generazione non sono paragonabili ad un campo fotovoltaico fisso da 6 kW, però il sistema EcoFlow può sicuramente essere un'ottima alternativa al fotovoltaico da balcone e al plug and play, e soprattutto per tutti voi cultori del fotovoltaico off-grid. Questo è un vero kit fotovoltaico off-grid utilizzabile, certificato, e che potete comprare e usare senza andarvi ad inventare elettricisti. Lasciamo stare la polemica sul fotovoltaico fai da te, andatevi a vedere il video. Rispetto a un plug and play ha un po' la scomodità di doverla spostare vicino agli elettrodomestici che dovete alimentare, perché non potete collegarlo al vostro impianto elettrico, quindi non potete collegare la spina AC al vostro impianto elettrico in modo che venga alimentato. Non si fa, no, non potete proprio, perché non è un plug and play e non è CEI 021, quindi assolutamente non può essere connesso alla rete elettrica. Però rispetto al plug and play questo tipo di soluzioni ha dei punti di forza. Prima di tutto la diversificazione degli output. Quante volte non trovate il vostro caricatore USB, il vostro caricatore USB-C, la tedesca? Insomma, se avete tanti apparecchi elettronici, sicuramente uno di questi può farvi molto comodo da usare come stazione di ricarica. Una piccola pecca, e questo segnatevelo EcoFlow, è la mancanza della ricarica wireless, che invece alcuni suoi competitor hanno. Però
Altro punto di forza rispetto a un sistema plug and play è il fatto di avere il monitoraggio integrato. Sì, non è un monitoraggio con uno storico, quindi non riusciamo a vedere per esempio la curva di produzione o di scarica, però anche il monitoraggio in tempo reale sicuramente è un valore aggiunto rispetto a un fotovoltaico plug and play che difficilmente ha l'accumulo integrato e in molti casi non ha il monitoraggio. In più, a differenza del plug and play, con Delta 2 voi riuscite a usare in modo ponderato l'energia che producete con l'impianto. Cioè, mi spiego meglio, tanti di voi spesso mi chiedono: ma esiste un modo per far andare una cosa quando so che l'impianto funziona e invece spegnerla quando è? Con EcoFlow, con il monitoraggio che vedete se la batteria sta caricando, se il pannello fotovoltaico sta producendo, potete accendere uno degli output da wifi o da bluetooth, quindi anche da remoto, senza dover comprare apparecchiature aggiuntive. Quindi con questo voi riuscite un po' a gestire parecchi flussi energetici nella vostra casa. Ultima grande differenza a favore di questo tipo di sistemi rispetto ai plug and play è la possibilità con Delta 2 per esempio di scalare il sistema. Se compri un plug and play arrivi a 350 watt e hai finito, nel senso che la normativa non prevede la possibilità di arrivare oltre. Non è che puoi comprare un secondo plug and play e collegarlo senza fare niente, entri nell'ambito del mini fotovoltaico e quindi c'è il discorso della comunicazione eccetera. Poi se ne aggiungi un altro addirittura superi gli 800 watt, dentro nel campo di applicazione della CEI 021 come il sistema fissi, quindi addirittura dovresti fare la pratica di connessione col gestore di rete. Con sistemi off grid praticamente come EcoFlow Delta 2 puoi arrivare ad avere anche 2 kW di fotovoltaico a casa tua, cioè diciamo 5 pannelli, 5 di questi moduli collegati tra loro o separati, ma essendo un sistema chiuso, essendo un sistema off grid certificato, non si è soggetti alla normativa di connessione, non essendo effettivamente connessi alla rete. Quindi io posso per esempio comprare questo EcoFlow, comprare il pannello, mettere per esempio il pannello sul balcone, sulla tettoia del tuo posto auto, sul tetto se riesci a fissarlo, non so in che modo, collegarlo al Delta 2 e avere da lì in poi praticamente 400 watt di impianto fotovoltaico con 1 kWh di accumulo senza andare a interessare la normativa di rete. Ne posso comprare 2 e avere 800 watt e 2 kWh, ne posso comprare 3 e avere 1 kW e 3 kWh, ne posso comprare 10 e avere 4 kW di fotovoltaico e 10 kWh di accumulo, praticamente un impianto di casa. Poi li sposto, li piazzo dove mi pare all'interno della casa, li posso avere sparsi per la casa vicino ai miei elettrodomestici più energivori e sfruttare loro solo per alimentare i miei elettrodomestici. Può diventare una specie di vero e proprio impianto fotovoltaico perché collegando l'alimentatore AC io so che comunque un feedback dalla rete ce l'ho anche quando il pannello fotovoltaico non produce più e la batteria si è esaurita. Ultima ma non ultima funzione che ha un sistema del genere, ha una power station rispetto a un impianto fotovoltaico, in particolare un fotovoltaico plug and play, è quella di pseudo UPS, perché non ho ancora visto, dubito che esistano degli impianti plug and play con funzione di backup. Invece con questo, con Delta 2, tu hai il tuo pannello collegato, hai magari l'alimentatore collegato all'AC, quindi non sei mai a batteria scarica. Metti caso che ci sia un'assenza di tensione sulla rete, con un fotovoltaico plug and play, con un fotovoltaico normale tu dovresti avere l'impianto spento, a meno che tu non abbia un inverter con funzione di backup. Con un power station semplicemente lei non ha più l'alimentazione di rete, però riesce comunque ad erogare energia ai suoi output e quindi hai praticamente uno pseudo UPS. Insomma, se non avete un fotovoltaico fisso di quelli classici superiori agli 800 watt, state magari ragionando su un sistema plug and play, ma vi sembra troppo poco come potenza, troppo limitante non poter aumentare la quantità di pannelli sul vostro impianto, o semplicemente se avete bisogno di energia ovunque perché comunque rimane una power station portatile, ma
vi serve anche l'energia a casa senza sorprese, quindi con la possibilità di risparmiare, in più la possibilità di non rimanere mai senza corrente per i vostri carichi più importanti, ecco, sicuramente EcoFlow Delta 2 è un nuovo elettrodomestico smart da tenere in considerazione. Spero di tornare a parlarvi presto dell'ecosistema EcoFlow, perché girando sul sito ci sono tanti altri prodotti interessanti. Vi lascio in descrizione il link allo store e al sito per andarli a vedere, perché veramente ci sono soluzioni parecchio interessanti, ci sono soluzioni quasi per qualsiasi tipo di esigenza abbiate. Intanto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ricordatevi di lasciarmi un like se il video vi è piaciuto e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale per continuare a seguirmi. Io come al solito vi ringrazio di essere arrivati fino alla fine e vi do appuntamento la prossima settimana. Un saluto da andreapiccinelli.net e adesso vado a riattaccare tutto. Ah, quasi mi dimenticavo, la prossima settimana c'è il KE Energy a Rimini, ci vediamo là. Ciao! Il video di oggi finisce qui, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciarmi un like e di condividerlo con i vostri amici. Se non siete ancora iscritti al canale e volete farlo potete cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanella per restare aggiornati sull'uscita di nuovi video. Vi ricordo che oltre ad iscrivervi potete sostenere il canale abbonandovi con uno dei pacchetti che ho studiato per voi. In particolare vi segnalo il nuovo abbonamento Produttore Consapevole che vi dà, oltre a vantaggi social su YouTube, anche la possibilità di usufruire del servizio di monitoraggio mensile che ho creato grazie alla collaborazione con Sunreport. Per contattarmi trovate in descrizione il modulo di contatto per informazioni, consulenze, domande generiche eccetera, il modulo per l'iscrizione all'archivio installatori di qualità e il modulo per l'iscrizione ai corsi sulle pratiche di connessione per impianti fotovoltaici sia in iter semplificato che in iter ordinario, che sono già attivi. Sempre in descrizione trovate tutti i miei recapiti, i canali social, Facebook, LinkedIn, Instagram, il mio sito, il link a Patreon se volete sostenere il canale e infine qualche curiosità sul canale, come per esempio tutta l'attrezzatura che utilizzo per realizzare questi video. Io come al solito vi ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo viaggio nel mondo del fotovoltaico.